Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di una lezione che ho imparato a caro prezzo nella mia prima esperienza lavorativa con la resina. Sono qui per condividere con voi tutti gli errori che ho commesso realizzando questo sgabello in modo che possiate evitare di fare lo stesso. Qui stavo facendo una sedia molto semplice usando questi piccoli tronchi in legno. Sono partito bene mettendo lo scotch. Poi un primo errore che ho fatto è stato l'applicazione della colla calda solo sulla parte esterna. Infatti, poco dopo aver versato la resina era uscita con molta facilità. Quindi dovete cercare di usare il silicone oppure la colla calda, sia da una parte che dall'altra. Un secondo errore ragazzi è stato non impermeabilizzare i tronchi con la resina, in quanto il legno contiene molta aria al suo interno e di conseguenza inglobato nella resina comincia a rilasciare delle bolle d'aria. Scelta della resina. Il primo grande errore che ho commesso è stato nella scelta della resina. Ho scoperto che non tutte le resine sono uguali e la scelta sbagliata può influire notevolmente sul vostro risultato finale. Quando scegliete la resina, assicuratevi di considerare lo spessore che dovete fare e il suo impiego. Esistono diverse tipologie di resina, ognuna adatta al suo impiego. Io qui ho scelto una resina trasparente con un pot life abbastanza breve che poteva a malapena raggiungere i 2 cm. Quindi per questo lavoro, facendo 5 cm, la reazione è stata molto alta. Preparazione e misurazioni. Un'altra area in cui ho inciampato è stata la preparazione e la misurazione accurata. La resina epossidica richiede attenzione ai dettagli e anche una piccola imprecisione può causare problemi. Seguite attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni resina per riuscire a pesarla in modo molto preciso, usando anche una bilancia elettronica, considerando molto bene il rapporto di impiego che ogni resina ce l'ha scritta sulla sua confezione. Strumenti e ambiente di lavoro. Il mio spazio di lavoro non era adeguato e ho sottovalutato l'importanza degli strumenti giusti. Questo ha portato a problemi durante la lavorazione e la formazione di bolle indesiderate. Assicuratevi di avere uno spazio ventilato e gli strumenti giusti prima di iniziare il vostro progetto. Il mio locale non era ventilato, ero in un garage, non era climatizzato e la resina può reagire in modo sbagliato se non si considera questi aspetti. Una stanza troppo umida può creare sulla superficie della resina delle striature e un aspetto visivo non molto liscio. Una stanza che è troppo fredda può far cristallizzare la resina rendendo il lavoro non trasparente. E una stanza molto calda può creare una rapida reazione facendo in modo che la resina si scaldasse abbastanza per farla bollire, creando un sacco di bolle e addirittura anche delle crepe. Livellamento e rilascio di bolle. Il processo di livellamento, il rilascio di bolle è cruciale. Mettete in piano con una bolla, cercate di livellare bene il banco di lavoro e dopo aver miscelato i due componenti, se non avete un degasatore potete usare la pistola dell'aria calda. In questo modo si eliminano una buona parte di bolle che sono presenti in superficie. Infine ho sottovalutato anche l'importanza di una buona finitura e cura e questo ha compromesso la durabilità e l'aspetto generale del mio progetto. Dedicate del tempo alla finitura e seguite attentamente le istruzioni per la cura. Si parte sempre da una grana di P80 e si arriva scalando grana per grana a P4000. Ovviamente questa è solo una delle modalità per avere una superficie liscia, ma ci sono anche altri modi. Per altri consigli di rivestimento seguite il mio playlist Lavori in resina. Lì ci sono dei video in cui spiego molto bene come finalizzare i vostri lavori, anche rivestirli. In conclusione ragazzi, imparare dai propri errori è parte del processo creativo. Spero che condividendo i miei fallimenti possiate evitare gli stessi problemi nella vostra esperienza con la resina epossidica. Se avete domande o esperienze da condividere, lasciate un commento qui sotto. Ricordatevi di iscrivervi al canale per altre avventure creative. Grazie mille per aver guardato e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!